Francia, nasce il governo Lecornu, tra i prescelti più nomi tecnici. Sébastien Lecornu è tornato al centro della scena politica francese in un tempo sorprendentemente breve. Dopo le dimissioni lampo del primo esecutivo, che aveva tentato di costruire una parentesi che è durata poche ore, il presidente Emmanuel Macron lo ha richiamato a formare un nuovo governo. L'esecutivo presentato la sera del 12 ottobre è stato definito dallo stesso Premier e dagli uffici stampa come un governo di scopo. La missione è chiara e stringente: mettere in porto la legge di bilancio per il 2026 entro la fine dell'anno. La scelta di affidare di nuovo l'incarico alle Cornu è figlia di una crisi politica che ha assunto toni di urgenza istituzionale e di immagine internazionale. La rapidità con cui il primo tentativo di governo è naufragato ha esposto la Quinta Repubblica a una serie di interrogativi su stabilità e capacità di governo, in particolare in un momento in cui mercati, imprese e partner europei osservano con preoccupazione l'evoluzione del bilancio pubblico francese. La riformulazione dell'esecutivo nasce quindi come tentativo di imprimere una soluzione pragmatica e temporanea al nodo più pressante, il passaggio della manovra finanziaria. La composizione del nuovo gabinetto mescola figure tecniche, nomi usciti dalla società civile e giovani parlamentari, con un ridotto spazio lasciato agli apparati tradizionali dei partiti. Tra le conferme più significative figura Roland Lescure, rinominato al Ministero dell'Economia, una mossa pensata per garantire continuità sul dossier finanziario e rassicurare i mercati. Al contempo, Le Cornu ha chiamato alcuni profili con esperienze manageriali e prefettizie per incarichi chiave. Tra i nomi spicca quello di Laurent Nunez, proveniente dall'amministrazione parigina, alla guida del Viminale francese. La scelta di tecnici e volti nuovi è stata motivata apertamente come strumento per spostare il peso politico su competenze percepite come meno divisive. Non tutte le reazioni sono state di consenso. 6 ministri provenienti dal gruppo Les Républicains hanno accettato l'incarico, nonostante il partito avesse deciso ufficialmente di non partecipare al governo. La leadership del partito ha risposto escludendo quei ministri dai ranghi, un segnale evidente del fratturarsi delle linee politiche e della difficoltà a tenere insieme schieramenti in una fase di forte polarizzazione. All'estremo opposto, la leader dell'estrema destra ha rilanciato la richiesta di una soluzione politica radicale, scioglimento dell'assemblea e voto anticipato, e ha annunciato l'intenzione di presentare una mozione di sfiducia contro l'esecutivo. Queste dinamiche rendono la maggioranza potenziale estremamente fragile. Il quadro parlamentare in cui Le Cornu deve operare è frammentato. Il Premier sa che il tempo è un fattore politico e tecnico cruciale. La Costituzione e i tempi parlamentari impongono scadenze precise. La manovra deve essere presentata e votata entro i termini e il governo dispone di una finestra di negoziazione ristretta. Proprio per questo, secondo fonti giornalistiche, l'esecutivo è stato impostato con un obiettivo circolare e ridotto: non promettere un programma di lungo periodo, ma centrare il risultato economico-amministrativo richiesto dal Paese. Lecornu stesso, in dichiarazioni riprese dall'agenzia, ha più volte sottolineato che conta soltanto l'interesse del Paese, rimarcando la natura transitoria dell'esperimento. Sul piano tecnico-economico, la sfida non è banale. Francia e governo guardano a numeri che chiedono correzioni. La riduzione del deficit e la tenuta delle spese sociali occupano il centro del dibattito.